Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Questa mattina volevo fare una cosa che faceva spesso mia nonna per la festa dei morti. E allora subito vi dico gli ingredienti, ma voi intanto iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel like a questa ricetta e per favore condividetela con i vostri amici, grazie. Mia nonna faceva i ravioli ripieni col ragù, o meglio, non è che li faceva ripieni con il ragù, li faceva ripieni e poi ci metteva il ragù. Quindi il ragù era il Il condimento. ragù è il condimento, esattamente. Quindi vi serviranno 500 grammi di farina di semola rimacinata e 5 uova per fare la pasta, la sfoglia, ok? Poi un etto e mezzo di porchetta, 2 etti scarsi di prosciutto crudo, quello buono, questa è una culatta, però potete mettere il Parma, il San Daniele, comunque è un prosciutto che non sia troppo saporito, anche perché c'è già la porchetta che è molto saporita. 4 etti di macinato, 2 uova, 100 grammi di parmigiano reggiano grattugiato e ovviamente la noce moscata, che non manca mai. Nel ripieno degli agnolotti, dei ravioli, non manca mai. Allora, immediatamente io ho cotto il macinato, semplicemente senza niente, neanche l'olio, l'ho leggermente cotto in padella, ok? Adesso ci vado a mettere il prosciutto, ecco qua, tutto dentro al mixer, ragazzi. Ci metto la porchetta, eccola qui, e poi aggiungo la noce moscata. Al posto della porchetta e del prosciutto si può mettere anche altro, Sì, logicamente. possono mettere al posto della porchetta la mortadella? Come no? Prosciutto cotto, se non gli piace il prosciutto crudo, insomma, voglio dire, uno spazio un attimino. Metto un Se attimino. volete, andate a vedervi anche la ricetta dei nostri tortellini fatti in casa, perché il ripieno può essere anche quello lì. Certo, il ripieno può essere anche di verdura, volendo. Io vi metto in info box il link per andare a vedere la ricetta. Come vedete, scusatemi se è impicciata la lingua, non metto sale perché tra porchetta, prosciutto, parmigiano, capite voi che insomma. Poi fate sempre la prova, una volta tanto è tutto cotto, non è che dovete assaggiare a crudo. Una volta che avete fatto tutto quanto l'impasto, ne assaggiate un pezzettino per sentire se magari c'è bisogno di sale oppure no, ok? E poi metto le uova. Vado a macinare il tutto fino a che non diventa un bel composto granuloso e non troppo poltiglioso. C'è un termine nuovo, ok? Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Comunque ve lo faccio vedere. Come vedete il ripieno è pronto. A questo punto io lo accantono. Se è bagnato tolgo, asciughiamo qui. Ovviamente tavolo pulito, disinfettato, eccetera eccetera, perché questo è il nostro piano di lavoro per qualsiasi cosa, ok? Prendo un altro pochino di farina, sempre semola rimacinata come vi dicevo prima, e la metto, a parte sulla mia camicetta, sul piano di lavoro, in maniera che così le sfoglie sono pronte per essere poggiate lì. Quindi vado a fare le strisce, una volta le facevo a mano, purtroppo ora non posso più, però vengono bene uguali, Vado a fare le strisce come vi dicevo, le piggio bene, in questo modo. Io le ripasso almeno un paio di volte, piegandole così. Ora le vado ad assottigliare, perché per i ravioli mi servono belle sottili. La pasta deve essere asciutta ma non troppo, perché sennò i ravioli e gli agnolotti non vi si chiudono mai.
Ecco, succede anche questo. Noi lo andiamo a ripassare. Questo a mano non succede, quando tiri la sfoglia a mano viene bene punto. La dividete a metà perché è troppo lunga. Quante volte va ripassata? Beh, io ho detto la ripasso inizialmente un paio di volte e poi un altro paio di volte, incidenti ovviamente di percorso permettendo, tipo quello di prima, ok? Eccola. Questi sono già pronti, questa striscia diciamo è già pronta per fare i primi ravioli. Quindi cucchiaini alla mano. Potete anche farla a mano, nel senso adesso non è un problema, dipende da quanto li volete grandi. Esattamente che forma gli darai? Perché il raviolo è quello Il raviolo rettangolare, è quello quadrato. quadrato, esatto. Poi l'agnolotto è quello a mezzaluna, Sì. quindi nonna faceva gli agnolotti a mezzaluna. Questi poi sono belli ripieni perché... Sì. Ragazzi, questo è ogni ripieno, questo qui. Esatto. Tu non puoi capire quelli che faceva nonna quanto erano grossi. Nonna era un mito. Metto sopra. Ovviamente la pasta che avanza potete utilizzarla per fare altri agnolotti oppure io ci faccio i maltagliati per esempio. Guardate che gobbetta. Oh, nulla toglie che potete fare i ravioli, voglio dire, cioè ci mancherebbe altro, ognuno, o anche i cappellacci, non i tortellini perché con sto ripieno i tortellini... No, non sarebbero tortellini. Esatto. Prendo il mio coppa pasta per facilitarmi le cose e poi vado a tagliare la parte in eccesso. Che bellezza. Ragazzi, nei commenti mi scrivete per favore la città da dove ci state guardando, perché noi siamo molto molto curiosi. Guardate che belli. Questa è una mezzaluna un po' particolare, se no potete fare... Nonna faceva così, ripiegava la pasta su se stessa, nel senso tutta una striscia, poi la ripiegava così, ok? A portafoglietto. Però a me piacciono molto più così, poi vedete voi insomma. Okay? Li facciamo tutti? Li facciamo tutti. Ci vediamo dopo. A dopo. Eccoci qua, abbiamo fatto nel frattempo anche con la pasta in eccesso e poi ovviamente avevo altra pasta già fatta, maltagliati per fare le minestre, minestra di fagioli, insomma pasta e fagioli, pasta e ceci eccetera eccetera, e le fettuccine perché per mia nipote ci vogliono le fettuccine perché lei non mangia i ravioloni o agnolotti o quello che insomma volete voi. E ecco qui tutti gli agnolotti pronti. A questo punto ovviamente li andremo a cuocere in abbondante acqua salata e poi li condiremo con il famoso ragù con le polpettine. Però vi facciamo vedere anche il piatto finito. Certo, quello dicevo. Intanto li andiamo a cuocere. Eccoli pronti. A questo punto gli tocca l'assaggio. Guardate che belli ragazzi. Che ragù. Guardate che ripieno. Allora, facciamo questo col ripieno e anche la polpettina ci voglio mettere, guarda, pure la polpettina, che non ce l'ho. Va bene così. Va bene così. Aspetta, la polpetta te l'avevo promessa, a posto.
Mamma mia. Buoni, eh? Io Spettacolari. ve li consiglio, ragazzi. Quindi, niente. Provate a farli e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.